Ciao a tutti e bentornati su Miki Dux e benvenuti se è la prima volta che capitate di qua. Io sono Michela e questo è il canale dell'uncinetto dedicato alle principianti, ma non solo. Però, devo dire che questa volta ho avuto davvero un occhio di riguardo per i principianti, perché il tutorial che andremo a vedere oggi, penso che ormai a furia di farlo saltare lo avrete visto, ma tanto l'avrete visto anche dalla copertina. Comunque, il tutorial di oggi è davvero dedicato a chi prende per la prima volta in mano un uncinetto, perché è super mega facile. Parola di Michela. Vedete che ce ne frega, ma tu dici tu, vabbè, lasciamo perdere. Il tutorial è davvero super mega facile. Detto ciò, ve lo faccio vedere bene. Andremo a realizzare questo cappellino turbante. È un cappellino abbastanza classico, dove però abbiamo questo bellissimo nodo sul davanti, proprio come un classico turbante. Ci tengo a dirvi che per qualsiasi dubbio potete prima di tutto guardare in descrizione, perché io lì scrivo sempre tutte le specifiche riguardanti il tutorial, quindi il campione, le misure, le catenelle, i numeri di giri, tutto quello che riguarda il tutorial. C'è il link per acquistare direttamente i materiali che ho utilizzato io, e poi ovviamente se allora lì non trovate una risposta potete tranquillamente scrivermi nei commenti, perché io rispondo sempre a tutti volentieri. Se non volete perdervi altri tutorial come questo, vi consiglio di iscrivervi al canale, mi farebbe davvero tanto piacere che voi faceste parte della mia community e che mi metteste un bel like, ovviamente se il video vi è piaciuto, e se no non fa niente. E basta, dai, vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ecco qua il turbante finito, ma andiamo a metterlo da parte per vedere il materiale che ci serve per realizzarlo. Utilizzerò poco più di un gomitolo di questo filato soffio di lana di Panini Tessuti, che l'anno scorso, mi sembra, sì, un paio d'anni, ha realizzato la propria linea di filati, appunto Panini Filati. Il filato è composto da un 31% di lana, un 48% di acrilico, un 11% di alpaca e un 10% di viscosa. La composizione fa sì che il filato risulti morbido ma allo stesso tempo resistente, quindi indicato per tantissimi tipi di progetti. I ferri che ci vengono consigliati dall'etichetta sono un 4-4,5, infatti io andrò ad utilizzare un uncinetto da 4,5 mm. Come sempre, prima di iniziare qualsiasi progetto vi consiglio di fare un campione. Io ho lavorato questo piccolo quadrato da 10 x 10 cm e per raggiungere queste dimensioni ho dovuto avviare 14 catenelle e lavorare 9 giri. Il punto che ho utilizzato è la mezza maglia alta in costa retro. Per realizzare il turbante sarà necessario semplicemente realizzare una lunga fascia. La lunghezza di questa fascia sarà determinata dalla nostra circonferenza più il 70%. Perché? Perché ho calcolato anche l'incrocio e poi il ritorno che faremo all'indietro per andare a chiudere il turbante. Quindi nel mio caso la circonferenza della mia testa è 56 cm. 56 cm più il 70% fa 95,2. Arrotondo a 95 cm e dopodiché, in base al campione, calcolo quante catenelle devo lavorare. Nel mio caso sono 133 catenelle, ma prendete questo veramente come un numero indicativo. Lavoro ancora una catenella per iniziare il giro e inizio appunto col mio primo giro. Il punto, come vi ho già detto prima, è una mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella catenella, di nuovo filo sull'uncinetto, porto fuori e in questo momento abbiamo 3 anellini sull'uncinetto, filo e chiudiamo tutti e 3 gli anellini insieme. Di nuovo filo sull'uncinetto, inseriamo all'interno della catenella, filo e chiudiamo. Lavoriamo così tutta la riga.
Al termine del primo giro lavoriamo una catenella di svolta, dopodiché siamo pronti per iniziare con il secondo. Vi ricordo che lavoreremo in costa retro, quindi l'uncinetto andrà inserito solamente nell'anellino posteriore del punto sottostante, ma adesso lo andiamo a vedere meglio. Quindi filo sull'uncinetto, invece che prendere entrambi gli anellini come facciamo di solito, vedete che mi aggancio solo a quello posteriore. In questo modo otterremo una lavorazione a coste. Quindi fino ad ora è tutto molto semplice, dobbiamo semplicemente continuare a lavorare i nostri giri di mezza maglia alta in costa retro finché non avremo lavorato un totale di 9 righe. Mi raccomando, ricordatevi ogni volta di eseguire la catenella di svolta. Quindi giriamo il lavoro e iniziamo sempre lavorando il punto sottostante alla catenella, quindi il primo della riga. La catenella che realizzo all'inizio di ogni giro per me è semplicemente una catenella di svolta, quindi non va a sostituire il punto iniziale. È per questo motivo che il primo punto lo andiamo a lavorare proprio nel punto sottostante alla catenella e non in quello successivo. Preferisco questo tipo di lavorazione perché almeno l'inizio resta ben definito e non bucherellato, come quando invece si usano le 2 catenelle come sostituzione del primo punto iniziale. Ora velocizzo un po' il video, lavoro tutte e 9 i giri e ci vediamo quando la fascia è finita e vi mostrerò come trasformare questa fascia nel turbante. Sono arrivata al termine del mio pannello, della mia fascia, adesso mi devo occupare di nascondere tutti i fili in eccesso. Taglio il filo, chiudo il lavoro, quindi sfilandolo, tiro in questo modo e adesso con un ago da lana vado a nascondere tutte le codine all'interno della trama del lavoro. Ovviamente faccio questa cosa con tutti i fili in eccesso. A questo punto dobbiamo formare il nostro turbante. Cosa facciamo? Lo prendiamo, allora a metà, quindi bene così a metà. Lo andiamo a posizionare dietro la testa e in questo modo, spero che vediate qualcosa, andiamo a fare prima di tutto a incrociarli una volta così e una seconda volta, quindi facciamo un giro in questo modo, ok? Poi ovviamente va un po' sistemato, io in questo momento non mi vedo neanche, voi di fronte allo specchio farete di sicuro meglio, ed è più o meno questo che dobbiamo andare ad ottenere. Lo rifaccio. Quindi prendiamo la striscia così, andiamo a fare un giro bene attaccato, andiamo a fare un altro giro e questi 2 lembi vanno dietro, così. Ve lo faccio vedere anche qua sul tavolo, quindi divido a metà la fascia, faccio un incrocio e poi subito dopo un secondo incrocio e porto le 2 estremità sulla parte posteriore.
Semplicissimo, più semplice a farsi che a dirsi. Ora dobbiamo andare ad unire tutte le parti che sono separate. Per prima cosa inizio appunto con le due estremità che andranno fissate sulla parte posteriore della fascia. Prima di iniziare a cucire mi aiuto fissando il tutto con degli spilli in maniera molto sommaria. Quindi giro il turbante per farvi vedere le altre parti che dovremo andare ad unire, oltre a queste qui posteriori. Avremo queste due aperture laterali da una parte e dall'altra e poi avremo anche quella centrale, ma adesso iniziamo per prima cosa a cucire i due lembi posteriori. Questa cosa la faremo ovviamente sul rovescio, quindi vedete sto prendendo il lavoro al contrario per poi andare ad eseguire la cucitura nella parte che resterà all'interno del lavoro. Prendo le due parti che dovrò unire, le posiziono bene, dopodiché inserisco l'uncinetto all'interno del primo punto di entrambe le parti. A questo punto aggancio il filo e lo faccio passare attraverso tutti e due i punti. Filo sull'uncinetto ed eseguo una catenella. Ora sono pronta per eseguire la mia cucitura. Per farlo prendo solamente gli anellini interni di entrambe le parti. Quindi per la parte davanti prenderò solo l'anellino all'interno, quindi l'anellino posteriore. Per la parte dietro prenderò solo l'anellino sempre all'interno, ma che in questo caso è l'anellino anteriore. Una volta inserito l'uncinetto in entrambi gli anellini, filo sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima, quindi portando fuori tutto. Vedete, inserisco davanti, dietro, filo e chiudo tutto quanto. Continuiamo così anche con l'altra estremità. Non c'è bisogno di tagliare il filo, possiamo continuare direttamente la nostra cucitura. Ovviamente facciamo coincidere bene l'inizio di cucitura di questa seconda parte in modo che le due estremità siano bene una accanto all'altra. Terminato di cucire entrambe le parti, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere e spostarci ad un'altra zona da cucire. Per capire dove andremo a realizzare le altre cuciture ho rimesso il turbante sul davanti e come potete vedere abbiamo questi spacchi laterali e quello centrale. Prendiamo nuovamente il lavoro sul retro ed andiamo ad eseguire la cucitura centrale. Questa cucitura si fermerà a vostra discrezione, ovviamente al raggiungimento dell'incrocio. Proseguo sempre con la tecnica vista in precedenza di cucitura con l'uncinetto, prendendo gli anellini interni. In questo modo la cucitura risulterà praticamente invisibile sul davanti.
Ho praticamente raggiunto l'incrocio, quindi ancora un paio di punti, taglio il filo e sfilo. Come potete vedere, la parte centrale è perfettamente unita da una cucitura pressoché invisibile e adesso andremo ad occuparci delle ultime due parti da unire, ovvero quelle laterali. Di nuovo agganciamo il filo, prendiamo entrambe le parti da unire e proseguiamo con la nostra cucitura verso l'interno, quindi verso l'incrocio. Terminate le cuciture da entrambe le parti, possiamo rimettere il lavoro sul davanti e sistemare un po' l'incrocio per vedere che cosa abbiamo ottenuto. Ed ecco qua il turbante praticamente terminato. Visto, vi avevo detto che era molto semplice da realizzare. Resta un ultimo passaggio, come sempre, andare a nascondere i fili in eccesso con il nostro ago da lana. Ovviamente questi fili facciamoli passare sulla parte interna, all'interno della trama, così si maschereranno al meglio. Grazie per aver seguito il tutorial fino a qua. Se vi sono stata d'aiuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video per farlo vedere a sempre più persone. Se deciderete di riprodurre questo turbante, mi raccomando, taggatemi su Instagram. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!